Negli ultimi giorni la fanbase di Crash Bandicoot è leggermente in tumulto, non per un annuncio di un nuovo gioco, non per l'annuncio di una cancellazione di un probabile nuovo gioco, perché dovremmo anche aspettarci quello in questa fanbase, ma perché è apparso un qualcosa nei social direttamente pubblicato da Activision Blizzard. Sto parlando dell'annuncio di un nuovo gioco per cellulari. Ma prima di iniziare, sigla! Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Daniq94 del Crash Bandicoot Zone. Eravamo tutti belli tranquilli nell'attesa dell'annuncio di un qualche tipo di gioco oppure di quella piccola notizia che ci avrebbe fatto parlare per un po' di Crash ancora una volta. Tutto mi sarei aspettato, fuorché di questo. Dal 28 febbraio fino a qualche giorno fa sono spuntate delle pubblicità su Facebook ed Instagram direttamente da Activision Blizzard, ovvero l'azienda che detiene i diritti di Crash Bandicoot, Spyro, Call of Duty, Guitar Hero e via discorrendo, che annunciavano non soltanto un gioco come Call of Duty Zombie Defender, oppure il ritorno inatteso di Guitar Hero con Guitar Hero Mobile, ma direttamente anche un misterioso Crash Bandicoot Brawl, un gioco di sopravvivenza a turni con oltre 30 giocatori in contemporanea, in uscita sulle console mobile, quindi direttamente i nostri cellulari. Peccato che è tutto falso. Sì, mi spiego meglio. L'immagine, anzi le immagini, perché ci sono varie immagini, sono tutte generate con l'intelligenza artificiale e, a giudicare anche dalla qualità, direi che è l'intelligenza artificiale di Bing. E una volta aperte queste pubblicità entravi in una sorta di store online, sempre per cellulari, fittizio, che si trasformava in un questionario una volta che tu, utente, avresti cliccato download app. Questo questionario ti avrebbe chiesto: ti è piaciuto quello che hai visto? Saresti interessato a questo gioco? Che cosa ti ha colpito? Il brand? I colori? La modalità di gioco? La pubblicità in sé? È un'immagine generata da un'IA. Che cazzo vi deve colpire? Oggigiorno purtroppo non ci sono più direttamente nella ricerca di meta tutte le varie pagine, ma abbiamo salvato qualche cosa nel web, come questo bellissimo artwork di tutti quanti i tuoi personaggi preferiti giocabili. Accidenti, ho sempre voluto giocare con il Capitano Quark versione zombie, con Lara Croft che ha le orecchie di un Bandicoot, o quella specie di teschio strano in giacca e cravatta. Davvero ottimi personaggi, ma soprattutto uno mi ha colpito nel cuore: il meraviglioso Lab Assistant con i capelli molto simili ai miei di parecchi anni fa, quasi 10 al momento, quando ce li avevo tutti quanti sparati in aria. Bello, complimenti, il mio personaggio preferito. E la cosa peggiore è che ancora oggi queste pubblicità sono ancora attive sulle pagine di Activision Blizzard. Praticamente tu, scorrendo nella home o scorrendo tra i reel, potrai trovare queste pubblicità con addirittura il copyright sotto, aggiornato al 2025. Non so se rendo l'idea, ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa dice, anzi diceva, la pagina del videogioco Crash Bandicoot Brawl. Crash Bandicoot Brawl è un gioco di sopravvivenza a round dal ritmo serrato in cui oltre 30 concorrenti si sfidano in stravaganti sfide platform, rompicapo e percorsi a ostacoli. Ogni round ha un obiettivo diverso e termina con l'eliminazione di molti giocatori. Riuscirai ad arrivare alla fine e ad essere l'ultimo a rimanere in piedi? Partecipa alle competizioni di sopravvivenza con giochi diversi a ogni round e guadagna premi in base al piazzamento finale. Sblocca e potenzia personaggi classici e nuovi, ognuno con abilità, equipaggiamento, stili di gioco e aspetti personalizzabili unici. Numerosi round da 5 minuti dal ritmo serrato con un gameplay ricco di azione, ideali per le sessioni su dispositivi mobili. La cosa divertente è che tutto questo somiglia incredibilmente a Crash Team Rumble o anche a Umpa League, ovvero il progetto precedente a Crash Team Rumble, che era molto più grande.
Anche gli asset stessi utilizzati negli annunci di Crash Bandicoot Brawl sono generati dall'IA e spesso presentano elementi visivamente errati o incoerenti con l'estetica della serie. Nonostante ciò, il gioco viene presentato come un prodotto potenzialmente reale, con tanto di eventi limitati e personalizzazioni per i personaggi. Questa non è purtroppo la prima volta che Activision utilizza l'IA, l'intelligenza artificiale, per i loro videogiochi, per i loro brand. Non so se ricordate, ma parecchio tempo fa l'azienda confermò che alcuni asset di Call of Duty Black Ops 6 furono create con l'intelligenza artificiale. Un caso emblematico fu quello del Bambu Natale Zombie a 6 dita, un'illustrazione che ha sollevato polemiche tra i fan per la sua scarsa qualità e per la crescente preoccupazione sull'uso dell'IA nell'industria videoludica. La strategia attuale di Microsoft però sembra andare ben oltre l'utilizzo dell'IA come supporto per realizzare degli asset, delle immagini, delle texture per i propri videogiochi. Ora viene impiegata per testare il mercato con giochi che neanche esistono, sfruttando la curiosità dei giocatori per raccogliere dati. L'assenza di trasparenza in questa operazione ha generato una forte reazione negativa. Giustamente ti aspetteresti che una compagnia che fattura miliardi di dollari all'anno possa spendere magari qualche dollaro per qualche artista, no? Per dare da mangiare anche stesso a una persona, a un padre di famiglia magari. E invece no, va su Bing. Dio mio. Piccolo audio post produzione, visto che sto montando il video in questo momento e sto registrando con il cellulare, quindi la qualità è diversa. Ma a quanto pare Activision ha assunto una compagnia di marketing, ovvero Geek Lab, per testare delle concept, delle idee per Guitar Hero, Call of Duty e Crash Bandicoot. Ma perché utilizzare a questo punto l'IA piuttosto che, non so, magari chiamare degli artisti per appunto creare queste immagini, se tanto poi devi farci dei questionari per testare il mercato? Non si sa. Quindi in questo caso Geek Lab è andata a risparmio, ma di conseguenza Activision ci ha messo dei soldi. Boh. Io trovo allucinante tutto ciò. Siamo rimasti tutti sbigottiti. Ricordo infatti che qualche giorno fa mi hanno cercato in parecchi, ma come per dire: che cazzo è sta roba? Da Motuera, Abdul, dal nostro Enrico 0DX, tutti volevano sapere fosse questa roba. Questo non è un buon modo per fidelizzare il pubblico, non è un buon modo per testare il mercato, non è una buona ricerca per un target e per un obiettivo. Questa è semplicemente pigrizia, è un pessimo uso di franchise, non soltanto Crash, attenzione, ma anche Call of Duty e Guitar Hero, per il proprio tornaconto. Activision dovrebbe capire che non ha bisogno di questi mezzucci per sapere che i suoi brand hanno presa sul mercato. Si sente la mancanza, per esempio, di un Guitar Hero nei negozi, si sente la mancanza di un Crash Bandicoot fatto come si deve e non direttamente una cosa fatta con l'IA. Per favore, dai. Trovo assurdo il fatto che una compagnia multimilionaria vada a utilizzare questi mezzucci, perché ti fa capire che è gestita da persone, ma non persone professionali e neanche di persone con del sale in zucca. Non sono contro l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché nonostante l'intelligenza artificiale delle immagini generative è una moda di questi ultimi anni, noi con l'intelligenza artificiale ci abbiamo sempre vissuto, quindi è inutile criticarla adesso, anche perché togliendo quella dovremmo fare tante cose per conto nostro e molte di queste cose sarebbero impossibili. Ma operazioni come queste non sono soltanto la morte del marketing, non sono soltanto la morte della professionalità, ma sono anche stesso la morte dell'arte, sono la morte del lavoro in sé. Oltre al fatto che non so quanto possa essere legale fare una cosa del genere, perché tu stai utilizzando un prodotto, un tuo marchio, per delle cose che non esistono. Tu stai praticamente prendendo in giro l'utente, implicando che lui voglia scaricare un qualcosa che fondamentalmente non esiste, per poi fargli fare un questionario. Sei interessato a questo gioco? Eh sì, se no non ci cliccavo. Ti pare? Oppure, sei interessato a questo gioco? No? Volevo soltanto vedere che porcheria avevate fatto, perché questa è una porcheria, questa immagine è una porcheria, quest'altra immagine è una porcheria, questo personaggio no, questo personaggio è molto simpatico, ma quest'altra immagine è un'altra porcheria. Ed è incredibile il fatto che abbiano creato delle immagini IA in movimento, come se fossero appunto dei banner pubblicitari di giochi reali. Ragazzi, non so se ve ne rendete conto,
Se da un lato l'IA può velocizzare i processi di sviluppo, dall'altro il rischio di un eccessivo affidamento su questa tecnologia è evidente. La preoccupazione principale non soltanto di me, che sono un videogiocatore o comunque un utente qualsiasi, ma anche di chi ha come lavoro quello di creare videogiochi, è che l'eccessivo uso di questa intelligenza artificiale possa andare a minare sulla creatività, sull'originalità, su quel tocco di autorialità che può avere un prodotto fatto con più mani, come un videogioco, come un film, come una serie TV, oltre al fatto che potrebbe andare a minare sul personale stesso, una riduzione di opportunità lavorative per artisti e sviluppatori e ad una diminuzione della qualità generale dei prodotti che noi andremo a comprare, quindi noi andremo a spendere soldi per un qualcosa che non è fatto neanche con quel cuore che i sviluppatori ci mettono. Activision non ha ancora risposto ufficialmente alle critiche ricevute, ha soltanto rimosso alcuni di questi banner pubblicitari, anche se ancora oggi sono attivi, ben presenti sui social. Nel frattempo resta da vedere se questi giochi inesistenti diventeranno mai realtà o se resteranno un semplice, quanto banale, quanto schifoso esperimento di marketing. Quel che è certo è che il confine tra promozione ed inganno nel mondo dei videogiochi si sta facendo sempre più sottile e non è il mondo videoludico di cui mi ero innamorato tanti anni fa, e ha colpito anche Crash, porca miseria. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, che il dio del gaming ce ne scansi e ce ne liberi di questa roba e che magari ci possa essere un videogioco di Crash o anche qualcos'altro fatto con le mani, con la passione, con la testa e con il cuore di persone reali e non di un semplice prompt di testo che va ad analizzare parola per poi tramutarlo in immagini che spesso e volentieri fanno cilecca. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto in sovraimpressione in questo momento. Ovviamente abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie e una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e ancora una volta viva Crash Bandicoot! E comunque alla fine di tutto questo tutte le immagini generative dell'IA di Crash Bandicoot Brawl fanno schifo al cazzo, però il logo è ben fatto. Questo perché? Perché il logo non è stato creato con l'IA, il logo è stato creato intenzionalmente. Mamma mia, che monnezza!